Partendo da Palmanova, che potrete trovare tra i nostri video, e passata a Porta Aquileia, seguiamo la via Giulia Augusta, che ci porta alla città fondata dai Romani nel 181 a.C. e riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Per arrivare ad Aquileia si può anche utilizzare la bella pista ciclabile Alpe Adria. L'area di sosta camper si trova in una zona residenziale e in pochi minuti, a piedi o in bici, si raggiungono tutti i principali luoghi di interesse storico. Noi preferiamo muoverci in bicicletta e dopo una breve tappa all'Info Point andiamo direttamente verso la basilica. L'antico edificio della Basilica di Aquileia risale al 314 d.C., ma dell'XI secolo è la versione che vediamo oggi. All'interno, una passerella in vetro ci consente di ammirare un mosaico di 750 m², unico al mondo. Riportato alla luce nei primi anni del 1900, il mosaico era stato coperto da un pavimento in piastrelle bianche e rosse, ora fortunatamente rimosso. Oggi vediamo le fondazioni delle colonne, la cui posa ha purtroppo rovinato il mosaico, ma si riconoscono ancora bene alcune figure dell'epoca di grande significato simbolico. Dietro l'altare, l'affresco dell'abside è dell'XI secolo e vi sono raffigurati i santi martiri della tradizione di Aquileia, Ermacora e Fortunato, che si festeggiano il 13 luglio di ogni anno, dal 1031, anno di consacrazione della basilica. Scendendo nella cripta, sotto l'altare maggiore, troviamo molti affreschi del XII secolo e sulla volta le storie di Ermacora, che raccontano le origini del cristianesimo ad Aquileia. Sulla navata a sinistra si trova una copia del Santo Sepolcro di Gerusalemme e poco più avanti si accede alla cripta degli Scavi, dove sono stati ritrovati reperti di 4 epoche diverse, tra cui una domus del I secolo. Tutta la città di Aquileia è un grande sito archeologico a cielo aperto, che si può visitare gratuitamente a piedi. Vicino alla basilica, per esempio, nel fondo Pasqualis, sono state ritrovate alcune pavimentazioni usate nel V secolo per il mercato pubblico. Il Sepolcreto è un recinto funerario oggi visitabile, utilizzato dal I al V secolo d.C., che apparteneva a 5 famiglie che risiedevano ad Aquileia. Percorrendo la via principale Giulia Augusta ci si può fermare ad ammirare un tratto di circa 100 metri del decumano,
che un tempo collegava da est a ovest il foro romano con il porto fluviale. Con pochi passi, infatti, attraversando la strada, si arriva al foro romano, considerato il cuore della vita politica e sociale della città del I secolo d.C. Alcune colonne sono arrivate ben conservate fino ai giorni nostri e la piazza lunga 141 metri e larga 55 era circondata da portici, dei quali però si riconoscono solo le fondamenta. Per visitare il porto fluviale è necessario fare un piccolo sforzo di immaginazione, perché il piccolo corso d'acqua che vediamo oggi un tempo era un fiume, largo quasi 50 metri, che permetteva alle barche provenienti dal Mediterraneo di arrivare fino qui con le loro merci. Protetta da una struttura in legno, la Domus di Tito Macro, il nome era inciso su una pietra rinvenuta nel fondo Cossar, ci permette di capire come erano suddivisi gli interni di una casa del I secolo. Questa misurava ben 1500 metri quadrati e i mosaici ritrovati sono conservati nel Museo archeologico. Sempre sulla via Giulia Augusta sono stati ritrovati dai ricercatori i resti di un intero quartiere residenziale nel fondo Cal. Sono diverse abitazioni e si riconoscono le pavimentazioni a mosaico ben conservate dopo ben 2000 anni. Nel giardino del museo archeologico sono state posizionate centinaia di urne funerarie e all'interno del museo si possono vedere tutti i reperti rinvenuti dagli archeologi. Nel 2021 Aquileia ha voluto ricordare i 100 anni dal ritrovamento del Milite Ignoto. Nel 1921, infatti, fu prelevata dalla Basilica di Aquileia la salma di un soldato, poi trasportata a Roma in treno e depositata nella tomba del Vittoriano. Questa piccola cittadina friulana è stata una delle più ricche città dell'Impero Romano e oggi è considerata uno dei più importanti siti archeologici italiani.